E secondo Peter Thiel, cofondatore di PayPal e uno dei primi investitori in Facebook, ci sono una serie di regole ben precise per creare e sviluppare una startup di successo. Thiel nel 2014 offre una serie di riflessioni e consigli per imprenditori e innovatori, basati sulla sua importante esperienza nel settore tecnologico e delle startup. Thiel sostiene che non tutto il progresso è uguale e introduce una distinzione fondamentale tra due tipi di progresso, il progresso orizzontale e il progresso verticale. Il progresso orizzontale, o estensivo, rappresenta la diffusione e la copia di idee esistenti. È il tipo di progresso che porta a miglioramenti incrementali, come la produzione di un numero maggiore di dispositivi simili o l'espansione di un servizio già conosciuto a nuovi mercati. In altre parole, è il processo di andare da 1 a n, dove si moltiplica ciò che già esiste senza apportare cambiamenti sostanziali. Il progresso verticale, o intensivo, è invece quello che avviene quando si crea qualcosa di completamente nuovo, qualcosa che prima non esisteva. È il passaggio da 0 a 1, un salto innovativo che cambia radicalmente il panorama esistente. Questo tipo di progresso è raro e prezioso, ed è ciò che le startup di maggior successo mirano a realizzare. Thiel sottolinea che il vero valore e il vero impatto si trovano nell'innovazione radicale, non nella semplice iterazione. Capitolo 1. La sfida del futuro. Thiel sottolinea che il futuro non è predeterminato e che l'innovazione è essenziale per il progresso. Sostiene che, per costruire un futuro migliore, bisogna avere una visione chiara e lavorare attivamente per realizzarla. Invita gli imprenditori a pensare in modo originale e a non seguire la folla. Thiel cita l'azienda HP e Hewlett Packard, che negli anni 90 era conosciuta per la sua capacità di innovare e lanciare nuovi prodotti. Durante questo periodo, HP era un simbolo di progresso tecnologico, con una cultura aziendale che favoriva l'innovazione e la creatività. Tuttavia, con il passare del tempo, invece di continuare a perseguire nuove idee e tecnologie dirompenti, HP ha smesso di investire in innovazioni radicali, concentrandosi su miglioramenti incrementali. Thiel usa questo esempio per illustrare come la mancanza di visione e l'incapacità di perseguire innovazioni significative può impedire a un'azienda di adattarsi e prosperare nel futuro. HP, un tempo leader nell'innovazione, è diventata meno rilevante nel panorama tecnologico man mano che altre aziende più agili e innovative sono emerse. Capitolo 2. Il segreto. Un concetto centrale per Thiel è il segreto, qualcosa di prezioso e nascosto che, se scoperto, può portare a enormi vantaggi competitivi. Thiel incoraggia gli imprenditori a cercare questi segreti, identificando opportunità che altri non vedono e creando valore unico. Thiel discute il caso di Facebook, che ha scoperto il segreto del valore sociale delle connessioni online in un momento in cui altre piattaforme di social media, come MySpace e Friendster, esistevano già ma non avevano colto appieno il potenziale di una rete di relazioni reali e verificate. Il segreto di Facebook, identità reale. A differenza di altre piattaforme, Facebook ha insistito sull'uso di nomi reali e profili verificati. Questo ha creato un ambiente in cui le persone potevano connettersi con amici veri e condividere informazioni personali in modo più affidabile e significativo. Effetti di rete. Facebook ha capito che il valore del social network cresce esponenzialmente con l'aumento del numero di utenti. Ogni nuovo utente aggiungeva valore all'intera rete, rendendo la piattaforma più attraente per gli altri. Espansione strategica. Inizialmente, Facebook si è concentrata su un mercato di nicchia, gli studenti universitari. Questo focus gli ha permesso di costruire una base solida e altamente coinvolta prima di espandersi ad altre università e infine al pubblico generale. Capitolo 3. Tutte le imprese felici sono diverse. Thiel discute l'importanza dei monopoli nel mondo degli affari. Contrariamente all'opinione comune che i monopoli siano negativi, Thiel sostiene che le imprese di maggior successo tendono a essere monopoli o a operare in mercati dominati. Un monopolio può innovare e investire più efficacemente nei propri prodotti e servizi rispetto a una compagnia in un mercato altamente competitivo. Google viene citato come esempio di un'azienda che ha acquisito una posizione di monopolio nel mercato della ricerca online, grazie a diverse caratteristiche distintive che altre aziende non possedevano. Tecnologia proprietaria. Google ha sviluppato una tecnologia proprietaria avanzata per il suo motore di ricerca, in particolare il PageRank. Questo algoritmo innovativo ha permesso a Google di fornire risultati di ricerca significativamente più rilevanti e accurati rispetto ai suoi concorrenti dell'epoca, come Yahoo e AltaVista. Questo vantaggio tecnologico ha reso Google il motore di ricerca preferito dagli utenti. Effetti di rete. Con l'aumento del numero di utenti, Google ha beneficiato degli effetti di rete.
Più persone utilizzavano Google, più dati l'azienda poteva raccogliere per migliorare ulteriormente i suoi algoritmi di ricerca. Questo ciclo virtuoso ha reso sempre più difficile per i concorrenti eguagliare la qualità del servizio di Google. Economie di scala. Google ha anche sfruttato le economie di scala. Con una base di utenti in crescita esponenziale, Google è stata in grado di ridurre i costi per utente servito, investendo enormi risorse in infrastrutture tecnologiche e data center. Questa capacità di operare su larga scala ha dato a Google un vantaggio competitivo duraturo. Branding Google è diventato sinonimo di ricerca su Internet, al punto che il termine googolare è entrato nel vocabolario comune come sinonimo di cercare qualcosa online. Questo brand forte ha consolidato ulteriormente la posizione monopolistica di Google, rendendo difficile per i nuovi entranti competere. Capitolo 4. Il valore del monopolio. Proseguendo il discorso sui monopoli, TL evidenzia le caratteristiche che rendono un'impresa monopolistica. Tecnologia proprietaria, effetti di rete, economie di scala e branding. Spiega come queste caratteristiche possano aiutare un'azienda a mantenere il proprio vantaggio competitivo nel tempo. Apple è utilizzata come esempio di azienda che ha costruito un monopolio grazie alle seguenti caratteristiche distintive. Tecnologia proprietaria. Apple è un esempio lampante di azienda che ha costruito un monopolio attraverso una tecnologia proprietaria. La combinazione unica di hardware e software, strettamente integrati, ha permesso ad Apple di offrire un'esperienza utente superiore. Il sistema operativo iOS, disponibile solo sui dispositivi Apple, è un esempio di tecnologia proprietaria che crea un vantaggio competitivo difficile da replicare per i concorrenti. Effetti di rete. Gli effetti di rete sono un altro elemento chiave del successo monopolistico di Apple. Quando più persone utilizzano i prodotti Apple, l'ecosistema diventa più attraente per nuovi utenti. Ad esempio, l'App Store e i servizi come iMessage e FaceTime funzionano meglio quando un numero crescente di utenti è parte dell'ecosistema. Questo crea un ciclo virtuoso che rafforza la posizione di mercato di Apple. Economie di scala. Le economie di scala permettono ad Apple di produrre dispositivi a costi unitari decrescenti man mano che la produzione aumenta. Grazie ai suoi enormi volumi di vendita, Apple può negoziare prezzi migliori con i fornitori e distribuire i costi di ricerca e sviluppo su un numero maggiore di unità vendute, migliorando così i margini di profitto. Branding. Il brand Apple è uno dei più forti e riconoscibili al mondo. La forte identità di marca permette ad Apple di fidelizzare i clienti e di mantenere prezzi premium. Il marchio è associato a innovazione, qualità e design elegante, elementi che giustificano il prezzo più elevato rispetto ai concorrenti. Capitolo 5. Costruire una startup di successo. TL esplora gli aspetti pratici della costruzione di una startup, dalla formazione del team alla raccolta di capitali. Sottolinea l'importanza di avere cofondatori con visioni condivise e complementari, nonché di costruire una cultura aziendale solida. TL discute la sua esperienza con PayPal, sottolineando l'importanza di avere cofondatori con visioni condivise. Nel caso di PayPal, TL e i suoi cofondatori avevano una chiara visione del futuro delle transazioni online e lavorarono insieme per realizzarla. Capitolo 6. Il futuro della concorrenza. In questo capitolo, TL discute come le start-up dovrebbero posizionarsi per evitare la concorrenza diretta. L'obiettivo è creare un mercato di nicchia inizialmente, per poi espandersi e conquistare segmenti di mercato più ampi. TL fa riferimento a Amazon, che è diventata un'azienda di successo grazie alle seguenti caratteristiche. Inizio in un mercato di nicchia. Amazon, fondata da Jeff Bezos, iniziò la sua attività come libreria online. Negli anni 90, la vendita di libri era un mercato di nicchia relativamente trascurato dai grandi rivenditori online. Bezos individuò un'opportunità nel fatto che i libri, rispetto ad altri beni di consumo, erano facili da catalogare e spedire. Inoltre, il vasto numero di titoli disponibili significava che un negozio fisico non poteva mai offrire la stessa scelta di un negozio online. Quindi, Amazon riuscì a soddisfare un bisogno specifico, che altri rivenditori non stavano affrontando in modo efficace. Costruzione di una base solida. Concentrandosi sui libri, Amazon riuscì a costruire una solida base di clienti fedeli. La strategia di Bezos includeva un'ampia selezione di titoli, prezzi competitivi e un'ottima esperienza utente. Questo approccio permise ad Amazon di stabilire una forte presenza nel mercato senza dover competere immediatamente con rivenditori online più generici che vendevano di tutto un po'. Espansione strategica. Dopo aver consolidato la sua posizione nel mercato dei libri, Amazon iniziò ad espandere la propria offerta ad altre categorie di prodotti. Questo passaggio avvenne gradualmente e in modo strategico, capitalizzando sulla fiducia e sulla fedeltà dei clienti acquisiti.
Amazon aggiunse progressivamente nuovi prodotti come elettronica, abbigliamento e beni di consumo, diventando infine il gigantesco negozio di tutto che conosciamo oggi. Benefici dell'espansione graduale. Questa espansione graduale permise ad Amazon di evitare la concorrenza diretta con grandi rivenditori come Walmart fino a quando non era sufficientemente forte da competere su larga scala. Quando Amazon entrò in nuovi mercati, aveva già affinato le sue operazioni logistiche e sviluppato una solida infrastruttura tecnologica, consentendole di competere efficacemente. L'esperienza di Amazon offre diverse lezioni chiave per le start-up. 1. Individuare una nicchia. Concentrarsi inizialmente su un mercato di nicchia permette alle start-up di evitare la competizione con aziende già affermate e di costruire una base di clienti fedeli. 2. Eccellere nel proprio settore. Offrire un prodotto o servizio superiore nel mercato di nicchia può aiutare a stabilire una reputazione solida e a ottenere una posizione di leadership. 3. Espandersi strategicamente. Una volta stabilita una base solida, le start-up possono espandere gradualmente la propria offerta di prodotti o servizi, entrando in nuovi mercati con una posizione di forza. 4. Costruire per la scalabilità. Investire in infrastrutture e processi scalabili sin dall'inizio consente alle start-up di gestire la crescita e di entrare in nuovi mercati senza sacrificare la qualità del servizio. Capitolo 7. Segreti e ingegneria inversa. TL torna sul concetto di segreti e discute come le start-up possono utilizzare la reverse engineering per scoprire nuove opportunità e innovare. Sottolinea che il vero valore si trova nella scoperta e nello sfruttamento di segreti nascosti nel mondo. Tesla è menzionata come un'azienda che ha sfruttato il segreto dell'inefficienza del mercato dei veicoli elettrici, migliorando radicalmente la tecnologia delle batterie e dei motori elettrici attraverso la reverse engineering e l'innovazione propria. Capitolo 8. Il paradosso del fondatore. TL descrive il paradosso del fondatore, evidenziando che i fondatori di startup di successo spesso possiedono caratteristiche apparentemente contraddittorie, come essere visionari e realistici allo stesso tempo. Discute anche l'importanza della leadership e della visione a lungo termine. Steve Jobs di Apple è un esempio classico di questo paradosso. Jobs era sia un visionario, capace di immaginare prodotti rivoluzionari, sia un leader pragmatico che poteva realizzare quelle visioni in modo concreto. Capitolo 9. Vediamo quanto vai lontano. Il libro si conclude con una riflessione sulla sostenibilità e la scalabilità delle start-up. TL discute come le start-up possano mantenere il loro vantaggio competitivo nel tempo, concentrandosi sull'innovazione continua e sull'adattamento ai cambiamenti del mercato. TL discute SpaceX, l'azienda aerospaziale fondata da Elon Musk. SpaceX ha iniziato con l'obiettivo ambizioso di ridurre i costi dei viaggi spaziali e rendere possibile la colonizzazione di Marte. Nonostante le difficoltà iniziali, SpaceX è riuscita a creare una tecnologia riutilizzabile che ha trasformato l'industria spaziale, dimostrando come una visione a lungo termine e l'innovazione continua possano portare al successo sostenibile. Conclusione. Da 0 a 1 offre una prospettiva unica e stimolante sull'imprenditorialità e l'innovazione. TL invita gli imprenditori a pensare in modo originale, a cercare segreti nascosti e a costruire imprese che creino valore unico e duraturo. Il libro è un mix di filosofia, economia e consigli pratici, risultando una lettura essenziale per chiunque sia interessato a costruire il futuro attraverso l'innovazione.